In questo video andremo a vedere il nuovissimo strumento pennello di regolazione di Photoshop. Dopo aver aperto la tua immagine in Photoshop troverai nella sezione dei pennelli questo innovativo strumento chiamato strumento pennello di regolazione. Fai clic su di esso e vedrai apparire un nuovo menu contenente varie regolazioni come luminosità e contrasto, esposizione, vividezza, tonalità e saturazione, bianco e nero e filtro fotografico. A fianco troverai l'icona con il pennello meno e il pennello più. Selezionandoli hai la possibilità di aggiungere o rimuovere le pennellate. Attivare o disattivare la funzione sovrapposizione, utile per evidenziare di viola le tue pennellate. Puoi modificare le dimensioni del pennello e con un controllo ancora più preciso regolare opacità e flusso. Queste due ultime funzioni le approfondisco nel mio corso chiamato Le basi di Photoshop, disponibile nella playlist dedicata a Photoshop. Ora vediamo come utilizzare questo nuovo pennello. Seleziona il pennello, poi dal menu a tendina imposta luminosità e contrasto e inizia a pennellare la tua immagine nella parte del lago. Se desideri visualizzare le aree su cui stai lavorando, attiva la funzione sovrapposizione, si evidenzieranno di viola le tue pennellate. Nella sezione livelli automaticamente verrà aggiunto un nuovo livello chiamato luminosità e contrasto. Completo di maschera di livello con la tua selezione. Dopo aver disattivato la sovrapposizione, regola luminosità e contrasto secondo le necessità della tua immagine. Ora disattiva il livello di luminosità e contrasto e seleziona esposizione. Quindi inizia a pennellare le aree dell'immagine dove intendi modificare l'esposizione. Ricordati che puoi sempre attivare o disattivare sovrapposizione per visualizzare o nascondere le pennellate applicate. Regola le impostazioni secondo le tue preferenze. Successivamente disattiva il livello esposizione e passa a vividezza. Evidenzia la parte del lago e regola le impostazioni a tuo piacimento. Ora disattiva il livello vividezza e seleziona tonalità e saturazione. Attiva sovrapposizione e questa volta concentra la tua attenzione sugli alberi. Dopo aver disattivato la sovrapposizione, regola tonalità e saturazione facendo attenzione a non esagerare, altrimenti potresti ottenere un effetto poco realistico. Se commetti un errore, puoi sempre utilizzare la freccia indietro per annullare le modifiche. Infine esaminiamo la regolazione bianco e nero. Anche se non sono un grande fan della desaturazione selettiva, ti mostrerò come utilizzare questa funzione. Seleziona la regolazione bianco e nero e inizia a pennellare nell'area che desideri convertire in bianco e nero. Disattiva sovrapposizione e regola i colori. Sì, anche nel bianco e nero puoi regolare i colori. Se fai un errore, anche qui puoi tornare indietro cliccando sulla freccia torna indietro. Se sei interessato ad un tutorial dedicato al mio bianco e nero, lascia un commento qui sotto. Ti lascio qui sopra invece una playlist con tutti i video inerenti a Photoshop. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale.